Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi accompagno passo passo nella realizzazione di questa bandana ad uncinetto, perfetta per l'estate da sfoggiare in spiaggia, ma non solo. Fatemi sapere se l'idea vi piace regalandomi il vostro like oppure scrivendolo in un bel messaggio qui sotto al video. Nel tutorial vi mostro passo passo come realizzare questo triangolo formato da cerchi, semicerchi e da questo pezzettino più piccolo che congiunge i cerchi. Io ho deciso di fare una bandana perché è un accessorio che mi piace molto, ma con questo schema, facendo un triangolo più grande, potremmo fare per esempio un copricostume da legare in vita, oppure facendo meno di fare i laccetti potremmo fare un triangolo grande e creare uno scialle. Io ho aggiunto le perline, ma voi potete non metterle oppure arricchirlo con perline diverse o con pendenti da mettere per esempio sul bordo. La mia bandana ha il lato lungo, che è lungo circa 49 cm ed è alta circa 29 cm. E per farla ho usato il gocce d'estate di Mistrico Filati. Sono gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 125 metri ed è 100% cotone riciclato. Se volete utilizzare anche voi questo filato, nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online di Un Filo di Passione, dove trovate il gocce d'estate in tanti colori diversi. Questo filato è consigliato per uncinetti da 3,5-4,5. Per fare tutta la bandana ho usato un uncinetto da 4 mm e solo per i laccetti ho usato un uncinetto da 3 mm. La mia bandana pesa circa 53 grammi e per farla mi sono bastati meno di 2 gomitoli. Fatemi sapere se volete altri accessori veloci da fare, così magari anche in spiaggia per l'estate, scrivendolo in un bel messaggio qui sotto il video. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo facendo un anello magico e teniamo una codina di filo all'inizio un po' lunga. E nel primo giro lavoriamo 10 punti bassi nel cerchio. Lavorati i 10 punti bassi, tiriamo il filo per chiudere il cerchio e chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso. Nel giro 2 lavoriamo punti puff e catenelle. Per il primo punto puff allungo l'asola sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, entro nel punto, porto fuori, allungo e chiudo tutto insieme. 2 catenelle, un punto puff nel prossimo punto, filo sull'uncinetto, entro nel punto, allungo all'altezza che voglio dare al punto puff, filo sull'uncinetto, entro nel punto, allungo e chiudo tutto assieme. 2 catenelle e ripetiamo così per ogni punto del giro. Chiudiamo il giro nel primo punto puff, una catenella e nel prossimo giro lavoriamo 3 mezzi punti alti in ogni archetto. In totale ci saranno 30 punti nel giro. Alla fine chiudiamo il giro nel primo mezzo punto alto con un punto bassissimo e nel prossimo giro la ripetizione è un mezzo punto alto, sostituiamo il primo con 2 catenelle, 2 catenelle, un mezzo punto alto nel prossimo punto, 2 catenelle,
salto un punto e ripeto un mezzo punto alto, 2 catenelle, un mezzo punto alto nel prossimo punto, 2 catenelle, salto un punto e ripetendo in questo modo lavoriamo anche tutto questo giro. E alla fine chiudiamo il giro nel primo mezzo punto alto, quello che avevamo sostituito con le 2 catenelle. Nel prossimo giro lavoriamo solo negli archetti e in ogni archetto lavoriamo 3 punti bassi e delle catenelle. Nel primo archetto lavoriamo un punto basso, 3 catenelle, 2 punti bassi e ripetiamo altre 3 volte. Un punto basso, 3 catenelle, 2 punti bassi in questo modo, e nel quinto archetto lavoriamo un punto basso, una catenella, 2 punti bassi e ripetiamo in questo modo in totale per 4 volte. In 4 archetti lavoriamo un punto basso, 3 catenelle, 2 punti bassi e nel quinto archetto un punto basso, una catenella, 2 punti bassi. E alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso. Facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Lo schema dei cerchi è quello che abbiamo visto insieme. Lavoriamo solo il primo cerchio per intero, per tutti gli altri, mentre lavoriamo l'ultimo giro, uniamo i cerchi tra loro. E li uniamo in questo modo, usando 3 degli archetti che abbiamo fatto. Uno è quello di 3 catenelle, il centrale è quello di una catenella e poi di nuovo 3 catenelle. Vediamo come unire i cerchi tra loro. Sto lavorando l'ultimo giro, ho lavorato 3 dei 4 archetti da 3 catenelle e inizio la quarta ripetizione. Un punto basso, una catenella, allungo l'asola sull'uncinetto ed entrando da davanti, questo è il dritto del lavoro, entro in un archetto di 3 catenelle che sia l'ultimo di una ripetizione, quello prima dell'archetto di una catenella. Riprendiamo l'asola, portiamo fuori, tiriamo un po' per riportare l'asola alla misura corretta, facciamo la seconda catenella, la terza catenella e i punti bassi nell'archetto. Ed ora dobbiamo lavorare l'archetto di una catenella. Un punto basso, allungo l'asola, entro nell'archetto di una catenella, da davanti, porto fuori l'asola, riporto a misura, una catenella, 2 punti bassi. Un punto basso nel prossimo archetto e qui abbiamo di nuovo un archetto di 3 catenelle. Una catenella, allungo, entro nell'archetto da davanti, porto fuori l'asola, riporto a misura, lavoro la seconda catenella, la terza e i punti bassi nell'archetto. E in questo modo uniamo le mattonelle tra loro. Proseguiamo il giro per completarlo e andiamo avanti a fare cerchi per formare un triangolo. In una riga uniamo 3 cerchi, in una 2 e nella terza solo uno. E adesso vediamo come fare metà cerchio e dobbiamo metterne 2
uno qui e uno qui, e poi come fare questo piccolo pezzettino per chiudere questo forellino. Per lavorare il mezzo cerchio, in un anello magico lavoriamo 6 punti bassi, tiriamo il filo per chiudere il cerchio, ma non chiudiamo il giro e giriamo al lavoro. Nel giro 2 lavoriamo un mezzo punto alto che sostituiamo con 2 catenelle, una catenella, e dal prossimo punto lavoriamo i punti puff. Un punto puff, due catenelle e ripetiamo in totale per 3 volte. In questo modo, un punto puff nel penultimo punto, una catenella, un mezzo punto alto nell'ultimo punto e giriamo il lavoro. 2 catenelle per sostituire il primo mezzo punto alto, 2 mezzi punti alti nel primo archetto, tre mezzi punti alti in ognuno dei prossimi 3 archetti, due mezzi punti alti nell'ultimo archetto e un mezzo punto alto nell'ultimo punto, che è il primo punto della riga precedente che abbiamo sostituito con 2 catenelle. E giriamo il lavoro. E lavoriamo il giro 4. La ripetizione è uguale a quella del cerchio intero. 2 catenelle per sostituire il primo mezzo punto alto, 2 catenelle, nel prossimo punto un mezzo punto alto, 2 catenelle, salto un punto e ripeto. Dopo aver lavorato l'ultima ripetizione, completiamo la riga lavorando un mezzo punto alto nell'ultimo punto. E in totale ci sono 10 archetti nella riga. I semicerchi li inseriamo in questa posizione, in questi 2 punti. Il lavoro prima l'avevamo visto per così. Questa è la punta della bandana e questo è il lato lungo del triangolo che dobbiamo appiattire con questi semicerchi. I 10 archetti che abbiamo nel semicerchio corrispondono a questi archetti dei cerchi interi. Nel cerchio intero abbiamo 4 ripetizioni di archetti da 3 catenelle e 1 da 1. Iniziamo a metà, quindi ne prendiamo 2 di questi archetti e cominciamo a unire da qui. 1, 2, 3, 4 archetti di questo cerchio, poi ci saranno 2 archetti liberi che corrispondono a questi 2 e poi altri 4 che sono 1, 2, 3, 4 da questa parte. Al centro qui rimangono 8 archetti, 2 per ogni pezzo, che sono questi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, che poi chiudiamo con questo pezzettino più piccolo e poi vi mostro come farlo. Vediamo intanto come unire il semicerchio. Lavoriamo un punto basso nel primo archetto, qui facciamo un archetto di 5 catenelle, quindi facciamo 2 catenelle, allarghiamo l'asola e iniziando dal terzo archetto di 3 catenelle di questo gruppo di 4 agganciamo, lavoriamo 1, 2, 3 catenelle e 2 punti bassi nell'archetto. Per il resto questo giro è uguale al giro del cerchio intero. Un punto basso, una catenella, uniamo il prossimo archetto
di 3 catenelle, due punti bassi, un punto basso nel prossimo archetto, uniamo l'archetto di una catenella, uniamo anche il prossimo archetto di 3 catenelle, poi lavoriamo 2 archetti di 3 catenelle liberi, e cominciamo ad agganciare quest'altra mattonella. Saltiamo 2 archetti di 3 catenelle e iniziando dal successivo uniamo anche questi 4 archetti. Saltiamo 2 e iniziamo dal successivo. Uniamo l'archetto di una catenella, un archetto di 3 catenelle, un punto basso nell'ultimo archetto e anche qui uniamo come all'inizio con un archetto di 5 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 2 punti bassi nell'archetto. L'ultimo lo lavoriamo nell'ultimo punto del giro. E questo è quello che otteniamo. Facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Per il pezzettino piccolo facciamo un nodino iniziale, 4 catenelle, e chiudiamo in cerchio con un punto bassissimo nella prima catenella. E tutto il lavoro lo lavoriamo dentro questo cerchietto. Iniziamo facendo un punto basso, 2 catenelle e iniziamo già ad agganciare il lavoro. Lavoreremo 8 punti bassi con delle catenelle che ci servono per agganciare gli 8 archetti liberi. 2 catenelle, agganciamo il primo archetto, una catenella per agganciare, un'altra catenella e un punto bassissimo sul punto basso alla base, entrando in questo modo. E ripetiamo così per ogni archetto. Un punto basso nel cerchietto, 2 catenelle, agganciamo, 2 catenelle, un punto bassissimo nel punto basso alla base. E ripetiamo in questo modo in totale 8 volte per unire tutti gli archetti. Completate le 8 ripetizioni, chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E di questi pezzettini in totale ne facciamo 3,
di semicerchi in totale ne facciamo 2 e di cerchi ne servono 6 in totale. Una volta fatti tutti i pezzi che ci servono, lavoriamo un contorno per definire ancora meglio il triangolo. Iniziamo da questo cerchio e da questo archetto. Questo è il gruppo di 4 archetti di 3 catenelle. Iniziamo dal terzo. Prepariamo un nodino iniziale e iniziando dall'archetto contrassegnato con il marker, nell'archetto lavoriamo un punto basso e poi 2 catenelle e ripetiamo così altre 4 volte. Un punto basso nell'archetto, 2 catenelle, a prescindere che siano archetti da 3 catenelle o da 1 catenella. Lavorati i primi 5 archetti, ci resta l'ultimo archetto di questa mattonella e poi passiamo alla prossima. Qui lavoriamo in questo archetto un punto alto e un punto alto allungato. Filo sull'uncinetto, entro nel punto, porto fuori il filo, passo solo tramite un filo e poi tramite 2 e tramite 2. Non lavoriamo catenelle e passiamo al primo archetto della prossima mattonella e qui lavoriamo un punto alto allungato e un punto alto e ricominciamo a lavorare come abbiamo lavorato da questa parte. 2 catenelle, un punto basso nell'archetto per i prossimi 5 archetti. E qui lavoriamo come abbiamo lavorato da questa parte. Nell'ultimo archetto un punto alto allungato e nel primo archetto della successiva mattonella un punto alto allungato, un punto alto. Poi lavoriamo di nuovo come abbiamo lavorato qui per 4 archetti questa volta, un punto basso, 2 catenelle. E poi vediamo come formare l'angolo nella parte bassa del triangolo. E qui formiamo l'angolo nella parte bassa del triangolo. Stiamo lavorando sugli archetti di 3 catenelle centrali rispetto al gruppo di 4. Qui lavoriamo un punto alto allungato, 3 catenelle, un punto alto allungato, un punto alto, 2 catenelle, un punto basso nel prossimo archetto e questo è l'angolo. Insieme abbiamo lavorato questo lato, lavoriamo questo lato, quest'altro lato nello stesso identico modo. Ho lavorato anche l'altro lato esattamente come abbiamo lavorato quello che abbiamo lavorato insieme e adesso vediamo come fare questo angolo. Anche qui ripetiamo solo 4 volte un punto basso, 2 catenelle negli archetti e ci rimangono 3 archetti da 3 catenelle. Nel prossimo archetto lavoriamo un punto alto allungato e un punto alto doppio, 2 volte filo sull'uncinetto. 2 catenelle e nel successivo archetto lavoriamo 2 punti alti tripli, 3 volte filo sull'uncinetto e chiudiamo il punto a 2 a 2. E ne lavoriamo un altro nello stesso archetto. Tre catenelle, 2 punti alti tripli anche nel prossimo archetto.
2 catenelle, e nel prossimo archetto, che è un archetto di una catenella, lavoriamo un punto alto doppio e un punto alto allungato. E questo è l'angolo. 2 catenelle, e nei prossimi 3 archetti lavoriamo mezzi punti alti. Un mezzo punto alto, 2 catenelle, un mezzo punto alto, 2 catenelle, un mezzo punto alto, 2 catenelle. Ed ora lavoriamo sul mezzo cerchio. Qui lavoriamo di nuovo un punto basso, 2 catenelle per 7 volte. Nel prossimo archetto un punto basso, 2 catenelle, nell'archetto formato da questo punto un punto basso, 2 catenelle, tra queste due righe un punto basso, 2 catenelle, nella riga di punti bassi un punto basso, 2 catenelle, e così anche dall'altra parte. In totale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punti bassi separati da 2 catenelle. Nel prossimo archetto, che è quello di 5 catenelle che univa questo archetto, lavoriamo un punto alto, 2 catenelle, iniziamo un punto alto doppio in questo archetto, che è quello del cerchio intero, chiudo 2 e ne inizio un altro nel prossimo archetto. E questi 2 punti alti doppi li chiudiamo insieme. 2 catenelle, un punto alto, 2 catenelle, e lavoriamo di nuovo come abbiamo lavorato sopra questo semicerchio. Siamo di nuovo al punto da lavorare nell'archetto formato dal primo punto, e qui lavoriamo di nuovo un punto basso, 2 catenelle per 7 volte, in questo modo. E adesso qui lavoriamo l'angolo esattamente come abbiamo lavorato da questa parte. Nei prossimi 3 archetti, 1, 2, 3, lavoriamo mezzi punti alti, separiamo sempre con 2 catenelle, nel prossimo archetto lavoriamo un punto alto allungato e un punto alto doppio, due punti alti tripli nel prossimo archetto, tre catenelle, 2 punti alti tripli nel successivo archetto, due catenelle, un punto alto doppio nel prossimo archetto,
3 catenelle e un punto bassissimo nel primo punto basso. Concludiamo lavorando un ultimo giro di punti bassi, lavorando un punto in ogni punto, e in questi due angoli formiamo i cordoncini per legare la bandana. Una catenella e un punto basso in ogni punto. E quando arriviamo agli angoli in cui vogliamo fare il cordoncino, lavoriamo 2 punti bassi e poi facciamo una riga di catenelle lunga quanto vogliamo che sia lungo il cordoncino. Potete farlo con lo stesso uncinetto che avete usato fino a qui, oppure potete usare un uncinetto un po' più piccolo. Io uso un uncinetto da 3 mm e faccio un cordoncino lungo circa 30 cm. Una volta raggiunta la lunghezza desiderata, iniziando dalla seconda catenella dell'uncinetto, lavoriamo un punto basso in ogni punto. Io lavoro nel filo che c'è dietro le catenelle, voi lavorate nelle catenelle come preferite. Se abbiamo cambiato l'uncinetto, torniamo a usare quello con cui abbiamo fatto tutto il lavoro. Lavoriamo un punto basso sull'ultimo punto basso che avevamo lavorato nell'archetto, prendendo questo filo e quello che sta appena dietro. 2 punti bassi nell'archetto e lavoriamo tutto il resto del giro lavorando un punto in ogni punto, e nell'altro angolo lavoriamo l'altro cordoncino e alla fine tagliamo il filo un po' lungo. Lo infiliamo in un ago senza punta e facciamo la chiusura invisibile entrando in tutta la catenella del primo punto basso del giro e rientrando al centro dell'ultimo punto del giro. Dietro annodiamo e nascondiamo il filo attraverso i punti. Allo stesso modo nascondiamo tutti gli altri fili. E la bandana è pronta. Ora non ci resta, se vogliamo, che decorarla. Io ho deciso di mettere queste perline al centro dei cerchi, quindi adesso vi mostro come creare questi fiorellini di perline, ma ovviamente possiamo decorare la nostra bandana come preferiamo, con perline, con pendenti. Il filo del cerchio magico, dei cerchi, ve l'avevo fatto lasciare lungo perché volendo qui potremmo mettere anche una perlina più grande e allora possiamo usare il filo del cerchio magico per cucirla al centro. Queste invece le cuciamo con ago e filo. Infiliamo 6 perline in un ago e rinfiliamo l'ago sulle 6 perline dal lato della fine del filo, così. E tiriamo. Qui annodiamo e cuciamo il fiorellino alla bandana.
e la bandana è pronta. E vi devo dire che sono molto soddisfatta del risultato, ma se ci avessi pensato prima avrei preso di più di questo fidato per fare un coordinato bandana e copricostume, magari sempre triangolare, come abbiamo detto, facendolo più grande da legare in vita, oppure ovviamente con questi cerchi e questi pezzettini potremmo creare anche una struttura quadrata o rettangolare per fare per esempio una gonnellina da chiudere a portafoglio, non so, insomma, qui adesso voi avete materiale con questo schema, potete dare libero sfogo alla fantasia, fatemi sapere come utilizzerete voi questo schema e qualunque cosa facciate usando questo schema, ricordatevi di farmelo vedere condividendo le vostre foto con me, potete taggarmi in Instagram o nel mio gruppo Facebook, trovate tutti i link nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!